Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi del segno dell'Acquario, anche ascendente Acquario, o Luna in Acquario o Venere in Acquario. Oggi andiamo a fare una lettura bellissima che mi parla del cosa devi lasciare andare per aprire finalmente la porta del tuo destino. Allora, andiamo a vedere quello che i tarocchi ci narreranno a mezzo delle immagini che sono gli eventi, no? Affinché tu possa realizzare il capolavoro della tua vita, utilizzando il mio approccio di tarologia co-creativa con gli eventi e non passiva, cioè non ti faccio subire il destino, ti faccio cooperare con gli dei, come ho imparato prima di tutto io a farlo. Quindi andiamo, vai. Allora, mettiamo il mio promemoria qua. Chiedo al mio amante mistico, spirito guida, di realizzare questa splendida creazione per te, affinché tu abbia gioia, visione, bellezza e prosperità. Cosa devi lasciare andare per far aprire la porta del tuo destino? Il viaggio dell'anima verso quello che sei davvero. Prima carta, la soglia. Cosa sei chiamata o chiamato a lasciare andare? Eccola qua. Il senso di mancanza. Il non sono abbastanza per fare questa cosa. E se poi sbaglio, non ho abbastanza, non sono abbastanza. Allora, tu hai una capacità enorme, visionaria, che il mondo non è pronto spesso a vederla, perché il mondo è il luogo comune, no? Un detto diceva: per il mondo è sempre troppo tardi, ma per il singolo è possibile sempre tutto adesso. Quindi, allora, il senso di mancanza, perché io lo so come sei, da buon acquario che so. Noi ci sentiamo diversi perché guardiamo il mondo sempre da un'altra prospettiva, portiamo idee nuove ed è per questo, proprio per questa tua unicità, che a volte ti senti separata o separato, fuori dal comune, fuori dal cerchio, come se dovessi camminare sempre da sola, da solo. Quindi devi lasciare andare la sensazione di essere fuori, la sensazione di essere senza sostegno, fuori dal posto giusto. Lo so che hai imparato molto presto a cavartela da sola o da solo, hai imparato a non chiedere troppo, hai imparato a pensare che fosse meglio non avere bisogno di nessuno, perché magari una parte di te ha percepito la propria diversità come qualcosa che doveva di strano, che il mondo non poteva accettare, ma la tua unicità non è una condanna alla solitudine, cioè essere diversi non significa essere separati da tutte le forze della natura, cioè tu sei supportata, supportato, se non ti sceglievi l'acquario come segno prima di incarnarti. Allora, anche il fatto dei legami, no? La vera libertà non è non avere legami, è scegliere dei legami che rispettano la tua natura e non conformarti per la paura di restare sola o solo. Allora c'è una parte di te che ha ancora paura di non essere accolta, di non essere compresa, di non essere riconosciuta, e quella parte che dice: no, quella luce non fa per me. Il viaggio adesso è smettere di identificarti con quella parte che si sente esclusa o esclusa, e riconoscere che anche tu appartieni al grande cerchio della bellezza e della vita. Non devi diventare uguale agli altri per essere amata, amato. Devi smettere di nascondere quello che ti rende unico, unica. E magari stai vivendo un momento in cui stai un po' più chiusa, un po' più chiuso. Questa carta ti dice di... È importante anche aprirsi agli altri, accettare il sostegno della natura, degli altri, smettere di affrontare tutto da soli. Mi parla magari anche di una fase di ricostruzione in cui stai imparando a creare una nuova sicurezza in te, più autentica, no? Meno basata sul bisogno di dimostrare. Quindi, cioè, la tua diversità è unica e irripetibile e aiuta il mondo ad evolvere. Ok? Il grande viaggio per te è proprio quello è di scoprire che la tua vera casa non è un luogo dove tutti lo comprendono, è il luogo interiore dove finalmente tu ti accogli, ok? Vediamo qual è l'ombra, quale bisogno, ferita o paura ti rende vittima di una certa emozione. Guarda che cos'è.
il 7 di spade. Quando una parte di te ha paura di non essere accolta, impara a nascondersi, a fare tutto da sola, a non mostrare completamente quello che senti. Quindi come demone alleato io qua vedo una parte di te che hai imparato a sopravvivere usando l'intelligenza, mente velocissima, una mente velocissima, sai osservare, sai trovare soluzioni eccellenti, sai muoverti pure quando gli altri non vedono la strada o sono in un impasse assurdo, tu trovi la soluzione. E questa è una grandissima risorsa. Ma la ferita nasce qua quando questa capacità che hai diventa una corazza per te, quando invece di dire ho bisogno, ho paura, vorrei essere vista, ho visto, una parte di te dice faccio da sola, non faccio vedere troppo, trovo una soluzione, vado avanti. Cioè il 7 di spade è il demone della fuga silenziosa. Magari tu non sempre fuggi fisicamente, a volte fuggi a livello emotivo. Ti allontani prima di poter essere ferita o ferito. Dimmi se non è così, perché questa carta racconta anche la mia storia. Cioè ti ritiri prima che qualcuno possa non comprenderti. A volte ci nascondiamo dietro l'indipendenza. Qua c'è un grande insegnamento per l'Acquario, cioè la tua libertà è un dono, ma non deve diventare un muro. Magari hai imparato a proteggere la tua unicità perché in passato non sempre ti sei sentita accolta e accolto, magari rifiutata. Allora, il vero coraggio qua è mostrarsi anche quando non hai il controllo della risposta dell'altro. Ok? Questa carta della realtà concreta indica la necessità di essere più trasparenti con te stessa e con gli altri, di non evitare le conversazioni importanti, di smettere di rimandare qualcosa che va affrontato. Può anche parlare di un talento strategico tuo, di una grande capacità mentale che deve essere usata non per difendersi, ma per creare. Il dono del 7 di spade non è la fuga, è l'intelligenza, è la capacità di vedere quello che gli altri non vedono. E adesso questa intelligenza deve allearsi con il tuo cuore. Magari stai usando la tua intelligenza per proteggerti invece che per esprimerti. Cioè non devi nasconderti per essere al sicuro. La tua autenticità è la sola e vera protezione. Questa è la ferita del sentirsi fuori, di non essere abbastanza, e la strategia per sopravvivere, nascondersi, cavarsela da soli, non mostrare troppo. Cioè abbiamo un inizio molto acquariano, la grande guarigione non è diventare meno diversa o diverso, è scoprire che puoi finalmente essere diverso ed essere amata, amato, anzi, proprio perché sei diversa sei amata. Ok. Qual è il dono nascosto? Cioè cosa hai imparato da quello che lasci andare? La medicina nascosta è il dono che contiene questa emozione. Qua abbiamo un paggio di denari, questo è bellissimo. Cioè tu avendo una mente enorme, una capacità visionaria assurda, il punto è che hai imparato a tornare all'inizio. Cioè, allora tu senti delle strade che ancora non esistono, no? Cioè, perché vedi il futuro, cioè sei già proiettato con la mente visionaria. È come se la vita ti ha insegnato qualcosa di molto importante. I sogni enormi iniziano da piccoli passi, perché il paggio di denari è il giovane apprendista, è colui che guarda il mondo con grande meraviglia e ti dice sì, voglio imparare, non deve sapere tutto subito, cioè non deve avere già tutte le risposte, è disposto a fare esperienza. E questa è una medicina potentissima per te. Magari il sentirti diverso o diverso ti ha portato a sviluppare una grande autonomia mentale. Ma il dono nascosto qua è scoprire che non devi sempre arrivare già formato. Puoi permetterti di essere un principiante, puoi imparare, puoi chiedere, puoi lasciarti guidare. Il paggio di denari è qua come se ti restituisse un rapporto diverso con la materia, con il tuo corpo,
con la concretezza, con il quotidiano e l'umiltà dell'apprendista in tutte le sfere che riguardano la praticità, il corpo, il tuo corpo, il lavoro, ti ricorda che le grandi rivoluzioni iniziano da gesti semplici. Che ne so, un'idea scritta sul quaderno, una nuova competenza imparata, un progetto coltivato con pazienza, un passo fatto ogni giorno. Magari io credo nella realtà potrebbe indicare una cosa nuova che stai facendo, un percorso di studi nuovo, oppure un progetto che sta nascendo, o una nuova opportunità lavorativa, anche un investimento su te stessa o su te stesso, anche un talento che inizia a essere coltivato, cioè una carta di semi, non mostra ancora l'albero, mostra il potenziale del seme, il seme è preziosissimo. Allora ti faccio una domanda, quale parte di te è pronta a imparare qualche cosa di nuovo senza pretendere di essere già arrivata? Perché a volte, sai, il miracolo non è avere una grande risposta qua, è avere proprio la curiosità di fare una nuova domanda. Qua devi accogliere il nuovo con umiltà, ogni piccolo passo è già la manifestazione del tuo destino. E se guardiamo le carte precedenti, lascia andare la ferita di sentirti esclusa o escluso, lascia andare la necessità di proteggerti, di nasconderti e scopri il dono di ricominciare con la nuova identità. Mettere il seme nella terra e avere fiducia che anche ciò che cresce lentamente può cambiare il mondo. Ok? Quarta carta, la nuova visione. Chi puoi diventare oltre a questa soglia? La versione di te che nasce quando cambi prospettiva. Guarda quanti 5 ci sono nella lettura. 5 di coppe. Chi puoi diventare oltre questa soglia? Sai che significa? Che tu puoi diventare una persona capace di stare con quello che sente senza più scappare. E questa carta ti mostra una trasformazione stupenda, perché per molto tempo hai cercato di andare oltre, di guardare avanti, di trovare una soluzione, di comprendere razionalmente quello che accadeva e questa capacità ti ha aiutato tantissimo, no? Però ora nasce una nuova versione di te, c'è una persona che non deve più superare immediatamente il dolore, ma una persona che può fermarsi, può sentire, può accogliere. E il 5 di coppe ti insegna una forma nuova di intelligenza, quella del cuore. Alcune emozioni chiedono di essere solo incontrate, non di essere spiegate, tutte le emozioni. Questa carta parla di una maturità emotiva che nasce quando smetti di giudicare le tue emozioni, smetti di giudicare le tue ferite. Magari hai avuto tante delusioni perché sei diversa, sei diverso, tanti distacchi, tante situazioni che non sono andate come volevi e una parte di te ha imparato a proteggersi, no? Con il 7 di spade. Ma la nuova visione di te ti dice non devi più nasconderti per non soffrire, perché proprio attraversando la dolce tristezza tu scoprirai una profondità che prima non conoscevi. Il 5 di coppe mica ti lascia nel passato, ti insegna a guardare il passato con amore. Le coppe cadute qua raccontano di quello che è finito e dietro di te ci sono le coppe in piedi, c'è vita, c'è possibilità, c'è amore grazie all'alleanza con queste emozioni. Magari qua c'è, io credo fortemente che questa carta mi stia mostrando il bisogno tuo di elaborare una delusione, di chiudere un capitolo emotivo, pacificare qualcosa del passato che è andato storto e smettere di identificarti con le tue perdite o con una perdita importante. Tu hai una sensibilità, queste coppe, questo 5 di coppe mi parla anche di una grande sensibilità artistica che hai, creativa, intuitiva, che nasce proprio dalle esperienze emotive attraversate. Allora, la guarigione qua avviene smettendo di lasciare che il passato definisca il tuo futuro. E avviene con la pacificazione, cioè devi accogliere ciò che è stato, le tue ferite,
che sono i tuoi più potenti alleati, sono le porte verso una guarigione profonda. Questa è la nascita di un cuore profondo ed è bellissimo perché sei un segno molto mentale, tu sei legato alla visione, al futuro, no? E questa lettura invece ti sta aprendo una porta diversa. Cioè la tua vera rivoluzione non è cambiare il mondo fuori soltanto, è permettere al tuo cuore di partecipare a questa rivoluzione, di farti guidare da queste emozioni. È molto poetica questa lettura. Il fuoco del destino, quale energia devi incarnare per manifestarti pienamente? Il 10 di coppe. Sai che ti dice il 10 di coppe? Ti dice di incarnare l'energia della condivisione, della gioia che nasce quando incontri le persone. Lo so che hai imparato a proteggerti, a contare solo sulle tue forze, a camminare quando ti sentivi diversa o diverso dagli altri. Però adesso il destino ti dice di incarnare questa possibilità, cioè non devi più scegliere tra essere libero ed essere amato. Tu rimani libera e vieni amata. Puoi creare dei legami autentici rimanendo libera o libero. È quella sensazione dove tu dici: ah, qua posso finalmente essere me stessa e me stesso. Qua non devo indossare nessuna maschera. Qua la mia unicità è accolta in questo gruppo. Perché a volte chi porta una visione così grande, no? Una visione nuova, si sente solo davanti agli altri. Può avere l'impressione che nessuno comprenda davvero ciò che sente, ma questa carta ti dice un'altra cosa. Esiste una comunità dell'anima. Esistono persone capaci di viverti per quello che sei. E il tuo compito non è convincere tutti a capirti, è trovare le persone con cui puoi condividere te stessa o te stesso, la tua verità. Qui sei famiglia, amore. Cioè, la madre di questo canale è un acquario puro. Cioè, capito? Anche la luna è un acquario, quindi cioè, e questo magari nella realtà concreta indica proprio magari avrai una riconciliazione consapevole della bellezza della tua unicità. La nostra comunità, la nostra famiglia, no? Questa che abbiamo creato tutti insieme, ti fa sentire accolta o accolto. Oppure mi parla anche di un periodo in cui sentirai finalmente di essere nel posto giusto con le persone giuste. Ma la cosa più importante di questa carta è questa: non devi più vivere come se il mondo fosse un luogo da cui ti devi difendere, ma devi diventare il luogo con cui danzare. Cioè, la tua libertà più grande è amare senza smettere di essere te stessa o te stesso. Questo è bellissimo. Sesta carta, il messaggio dell'anima. Quale porta si apre quando lasci andare? Si apre finalmente la spada dei dragoni, li uccidi tutti, cioè i pensieri ossessivi. Allora, quando il cuore tuo si apre, emergono le paure più antiche, che chiedono di essere viste una volta per tutte e risolte. Allora, questa carta ti mostra una liberazione importantissima. Tu hai la possibilità di lasciare andare il peso dei pensieri che hai portato per troppo tempo. La possibilità di lasciare il peso di quei drammi psichici. Magari una parte di te ha vissuto moltissimo nella mente, hai analizzato, hai cercato risposte, hai cercato di capire ogni dettaglio, ogni possibilità, ogni conseguenza, e questa è una tua grandissima capacità, cioè vedere oltre. Ma la mente che vuole proteggersi ti fa chiudere in una stanza. Il 9 di spade ti dice di lasciare andare il bisogno di controllare tutto attraverso il pensiero, perché non quelle cose che immagini non accadranno. Cioè, ogni paura mica è una profezia, ogni pensiero mica è una verità. Questa carta ti dice di proprio incontrare la parte di te che durante magari dei momenti o durante la notte si sveglia e dice: oddio, e se andasse male? Oddio, e se non fossi abbastanza? E se vengo nuovamente esclusa? Allora, qua c'è il grande dono. Quando smetti di combattere queste paure,
le incontri, le vivi, scopri che erano soltanto parti ferite che chiedevano ascolto. Mica sono verità tangibili. Il 9 di spade è una porta verso una nuova relazione con la tua mente. Non devi più essere dominata dai pensieri. Diventerai colei o colui che li osserva, colui che dice ti vedo, paura, ti vedo paura. Io comprendo perché sei arrivata. Ti accetto, ti includo. Ma adesso scelgo consapevolmente io, la mia anima. Magari concretamente questa carta mi indica che è un periodo in cui è importante prenderti cura del tuo riposo, Dobbiamo alleggerire il carico mentale, un periodo in cui è necessario questo. Anche parlare con qualcuno di quello che ti pesa, non tenerti tutto dentro. Può anche indicare la fine di un periodo di preoccupazioni eccessive, perché quello che viene portato alla luce finalmente si trasforma. La consapevolezza rende l'uomo libero, no? E quindi c'è una paura, secondo me, che continui a nutrire con i tuoi pensieri, si autoalimenta. Invece di affidarla alla vita, fai il lotus mudra, metti nel loto questa tua paura e con una profonda inalazione porta le mani in alto, affidala agli dei, alla grande madre, e poi con un'esalazione metti le mani giunte in preghiera davanti al torace e di: io prendo ferma risoluzione di affidarmi alla vita. La vita mi ama, la vita mi protegge, la vita mi dona libertà ed espressione. Ok? Ricordati che i tuoi pensieri sono le nuvole. Tu sei il cielo che li osserva. Il cielo mica si aggrappa sulle nuvole per toglierle. Sa che ci sono. Ok? Questo è liberare la mente dalle paure che ancora ti impediscono di ricevere amore, Ma con le pratiche sapete bene che si fa in modo molto semplice, molto facile, perché è nel corpo che sono contenute le ansie, no? Le memorie. Adesso andiamo a vedere qual è la carta finale con la frase medicina. Io mentre stavo battendo, stavo dicendo: guarda, non è uscito nessun arcano maggiore. Pum! Eccolo! Perché era il diavolone, perché voleva uscire lui. Carta finale, parla delle tue paure, le paure dell'amore, il controllo, gli attaccamenti per paura di soffrire, no? Devi riappropriarti della tua energia vitale, dell'eros, della passione. Questa carta arriva per restituirti una parte di te che hai tenuto troppo a distanza, è la tua forza, il tuo desiderio, la passione erotica, che non significa solo sessuale, è co-creativa. Se fai il rituale erotico della Kundalini si attiva subito, va bene? Ok, che trovi su questo canale. O anche la danza del piacere, queste due, si attiva subito il richiamo di questa forza primitiva. Allora, perché? Perché vivendo sempre nella mente, no? Il diavolo ti dice: tu mica sei su quello che pensi, tu sei ciò che senti, tu sei ciò che desideri, ciò che vivi nel corpo. Questa carta è la riconciliazione con la materia, quale espressione dello spirito. Questa carta è la riconciliazione con la parte più umana, più terrena di te. Non devi avere paura delle tue passioni, non devi analizzarle, non devi giudicare i tuoi desideri. Perché un desiderio guardato con consapevolezza diventa pura energia creativa, erotica, procreativa. Perché ogni desiderio che ti neghi si trasforma in una catena. E questa è la grande medicina del diavolo. La libertà non nasce eliminando le proprie ombre, nasce illuminandole. Magari per troppo tempo hai cercato di essere libera anche attraverso il distacco, no? Nel senso: no, non ho bisogno, no, non mi interessa, posso farcela da sola. Questa carta ti mostra una libertà però più profonda. È la libertà di ammettere quello che ami, la libertà di desiderare, la libertà di lasciarti coinvolgere, la libertà di essere umana. E allora nella realtà concreta questa carta si manifesterà come il recupero della passione, una forte energia creativa, il desiderio di vivere un rapporto più intenso con la vita,
un rapporto più intenso con il corpo, un rapporto più intenso con l'amore o con un progetto. E ti invita anche a osservare degli attaccamenti o delle abitudini che stanno limitando la tua libertà di desiderare, di espandersi, per riprendere il potere su di te. Qua hai cercato di controllare o di nascondere una parte di te, però adesso è pronta a diventare forza creativa. Perché ciò che accogli dentro di te, a cui ti allei, non ti governa più nell'ombra, diventa il tuo alleato. Allora io prendo ferma risoluzione di abbracciare tutta la mia energia. Io prendo ferma risoluzione che la mia ombra non è una prigione, è il fuoco che trasforma in creazione. Wow! Mamma mia, ragazzi miei ragazzi, che letturona! Oh, fammi vedere qual è, cosa ti dicono gli oracoli, vediamo. Confida nei tuoi sentimenti, confida nelle tue passioni, ardi di passione, ardi di sentimento. Eres unico, guarda, sei unico, il tuo destino sta aspettando che tu scriva la tua storia e tracci il tuo cammino, segui il tuo cuore, non lasciare che gli altri ti dicano chi devi essere. Allora, incendiate tutto, bruciate di passione, lasciate che il vostro erotismo crei infiniti mondi, infinite possibilità da cavalcare. Wow, ragazze e miei ragazzi, non aggiungo nient'altro, letturona potentissima, ti abbraccio fortissimo, noi ci vediamo alla prossima e come sempre che tutti gli dei ti benedicano. Mua.